Ciao amici, benvenuti sul canale. È un po' che mancavo, però insomma, lo dico sempre, lo ripeto, se non si ha niente da dire è meglio tacere piuttosto che accontentare l'algoritmo di YouTube. È vero che ne va tutto a mio svantaggio, non dar retta a queste politiche, però insomma, io sono un cantautore, non sono un creator o cose di questo tipo. E sta di fatto che pur non dando retta all'algoritmo, io ho acquisito più di 1000 iscritti, ebbene sì, ero a 540, adesso sono addirittura arrivato a 1030, una cosa del genere. Per cui non me lo sarei mai aspettato, vorrei davvero ringraziarvi, ma non è un video ruffiano questo, ma è un video anche per raccontarvi qualcosina di sostanzioso e di interessante, almeno lo è per me, spero che accolga l'interesse anche da parte vostra. Allora, innanzitutto ringrazio caldamente la scrittrice poetessa romana ma veneta Michela Zanarella. Michela Zanarella ha fatto la prefazione, una delle tre prefazioni, perché una è di Giovanni Nuti e l'altra è di Lorena Sambruna, ecco, del mio libro Cerco gli spigoli. Ecco, oltre ad aver fatto una prefazione meravigliosa che mi ha ovviamente commosso, perché ogni volta che scrive Michela io rimango veramente commosso davanti alle sue meravigliose parole, ecco, ha scritto un'altra recensione, l'ha mandata a Brainstorming Culturale, che è una piattaforma online che si occupa prevalentemente di cultura, anzi di cultura. E per quello che riguarda la parte poetica, ecco che sono stato anch'io menzionato con tanto di insomma, copertina in prima pagina, perché mi ha fatto molto effetto quando ho cliccato sul link e vedere quantomeno insomma, il mio libro, la mia copertina e tutto il resto. E tra l'altro appunto sotto la copertina c'era l'ennesima prefazione di Michela Zanarella con pensieri meravigliosi che veramente mi hanno commosso. Poi la bellezza di scrivere canzoni o anche in questo caso poesie, libri, è che tu interpreti, no, certe cose come ti vengono, pensi che insomma il messaggio che vuoi lanciare sia uno, poi chi li legge o chi ascolta le canzoni insomma avvertono altro, ma questa è la meraviglia dell'arte, no? Io scrivo per me, ma poi alle orecchie arrivano cose diverse che ovviamente fanno molto effetto in maniera completamente opposta all'effetto che hanno fatto a me nel momento della scrittura, della realizzazione, dell'incisione, nel caso in cui stia suonando o scrivendo canzoni. Ecco, quindi veramente sono rimasto felice di questa prefazione, di questo commento, di questo pensiero meraviglioso che Michele ha voluto lasciarmi su questa piattaforma culturale, quindi Brainstorming, quindi ringrazio anche tutto lo staff di questa meravigliosa realtà che porta avanti la cultura e veramente grazie, grazie, grazie. Tra l'altro arrivano ancora foto, ieri non ultimo una mia amica molto cara ha acquistato il mio libro mediante Amazon e mi ha mandato una foto. Insomma, io vi invito insomma, non a scaricare, scusate, ad acquistare il mio libro su Amazon, ma comunque su tutte le piattaforme digitali. Cerco gli spigoli, edizione Family, vi lascio qui in alto la copertina in questo momento. Allora, altra novità purtroppo negativa che mi è capitata in quanto artista, ma è capitata a tutta l'Italia, è la scomparsa di Ornella Vanoni. A me Ornella Vanoni ha veramente dato tanto nella musica italiana perché è stata un'interprete straordinaria, quella voce un po' roca, non sempre precisissima, ma straordinaria. Ecco, a me Ornella Vanoni ha sempre dato questo, come dire, questo effetto di musica e di interpretazione giocata, perché per quanto fosse assolutamente disciplinata la sua vita di cantante, però era un po' strascicante, strascicosa, non so se in italiano si può dire così, sembrava quasi cantasse da dove poi è apparsa in passato nelle osterie. Io addirittura la conobbi indirettamente quando lei frequentava la Briosca, che è un noto locale milanese sui Navigli, dove era frequentato dai cantautori milanesi. Più spesso ho insomma raccontato la mia vicenda relativa all'incontro con Nino Rossi, che è stato poi l'artefice della mia passione in quanto cantautore, in qualità di cantautore. Ecco, Ornella Vanoni spesso passava in Briosca
e addirittura si univa a questi cantanti, a questi cantastorie dialettali per cantare anche lei le loro canzoni. Quindi insomma io la incontrai, probabilmente ero piccolino, mio papà mi raccontava che spesso veniva lì e quindi non è da escludere che io proprio la incontrai più di una volta. Poi la rincontrai in età più adulta davanti alla Rinascente in un capodanno di qualche tempo fa, la ricordo nella sua meravigliosa eleganza, mi passò davanti con un cappello e con un cappotto color cammello. Lei è la persona che la stava accompagnando e quindi me la ricordo anche in questa situazione molto elegante e festaiola. Insomma, Ornella Vanoni mi ha veramente lasciato un vuoto dentro e che è difficile da colmare. È un'artista straordinaria, sono andato anche a farle omaggio presso il piccolo teatro dove è stato messo il suo feretro affinché i milanesi e non solo loro potessero appoggiargli un fiore, per cui insomma sono stato felice di essere passato a salutare Ornella l'ultima volta. Tra l'altro sul feretro c'era un cartello con scritto Senza fine, che ovviamente sapete è una delle sue canzoni di maggior successo, scritta da Gino Paoli, che è stato anche un suo insomma amante. È veramente toccante. Questa purtroppo è una delle novità brutte che sono qui a raccontarvi, ma che ovviamente sapete. L'altra novità interessante è che domani, quindi oggi è giovedì, domani venerdì 28 uscirà il mio singolo nuovo dedicato alla festività natalizia, quindi un Natale per me. Non vi racconto la trama, se no va a finire che non ascoltate la canzone, però è una trama curiosa e come sempre ci sono un po' di situazioni surreali. Io in questa canzone ho fatto un passo, anche due, anche tre, anche 10, verso il mio passato di cantautore quando scrivevo canzoni al limite del surrealismo, però ho voluto farlo perché in fondo Natale è una festa, è la festa dei bambini, è la festa di chi sa sognare e di sognatori ce ne sono ancora, ce ne sono purtroppo molto pochi. E altra novità che però, ma sì, ve la dico, insomma, io sto scrivendo, anzi ho appena finito di scrivere un altro singolo e a breve andrò a inciderlo dal mio amico Gigi Mazzesi delle edizioni Crotalo di Ravenna e sarà una canzone dedicata a un artista di fine Ottocento, un artista straordinario, un pianista sublime, un compositore fantastico. Ho finito gli aggettivi, comunque andrei avanti in eterno, ecco, e mi ha colpito talmente tanto e avendolo anche studiato in passato, ecco, ho voluto dedicare a lui questa mia canzone e lui è Erik Satie, quindi insomma per chi non lo conoscesse andatevi a cercare su Wikipedia che razza di pianista e musicista fosse, tra l'altro anche scartato dal conservatorio, riferendo a lui che non era in grado di suonare, insomma cose dell'altro mondo, e poi si è rivelato uno dei maggiori musicisti e compositori di quel periodo e non solo. Insomma, tante novità. Adesso spero di aggiornarvi a breve, di non far passare altri 1000 anni prima di fare un altro video, però come dico sempre, se non c'è niente da dire è inutile dire. Ringrazio ancora tutti voi per avermi fatto crescere esponenzialmente. Il mio canale aveva 400 iscritti, adesso ne ha 1000 e passa, per cui grazie di cuore e spero che possiate queste nuove 1000 persone o 500 insomma che si sono aggiunte a quelle che c'erano prima, ecco, ascoltare le mie storie. Alla prossima e magari con qualche brano che vi canterò come in passato. Ciao!